Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andiamo a vedere un protocollo che gira sulla Binance Smart Chain che si chiama Grizzly Finance. È un protocollo altamente speculativo. Quindi chi non avesse ben chiaro come funzionano questi tipi di protocolli, chi non avesse ben chiara una strategia di ingresso e di uscita e soprattutto un'ottima gestione del rischio e del proprio portafoglio, è invitato a prendere visione di questo protocollo, magari a conoscere il funzionamento, ma non utilizzarlo. Siamo su Grizzly Finance. Come ho detto in apertura, è una piattaforma altamente speculativa che fornisce degli API molto interessanti, ma capito bene che dove c'è un alto interesse è uguale a un alto rischio, quindi ponderate sempre le vostre azioni. Utilizzate un portafoglio diversificato, non fate all-in, normalmente non fate all-in in nessuna piattaforma, in nessun investimento, ma soprattutto quando è una piattaforma di pura speculazione. Come ho detto, gira sulla Binance Smart Chain per poter interagire con questo ecosistema. Per poter interagire con Grizzly Finance bisogna utilizzare un wallet non custodial come MetaMask. Se non conoscete MetaMask e il suo funzionamento e come settarlo con la Binance Smart Chain, nella playlist corso criptovalute e blockchain trovate diversi video dedicati a MetaMask che vi rilascerò a fine di questo contenuto. Vi ricordo solo che per utilizzare MetaMask con la Binance Smart Chain bisogna detenere all'interno del nostro portafoglio dei BNB, sia per le interazioni con i vari DEX, le varie piattaforme, ma soprattutto per il pagamento delle fee. All'interno di questo aggregatore di liquidity mining trovate il token Grizzly Honey con l'acronimo GHNI. Lo possiamo trovare al momento su CoinMarketCap mentre sto registrando il video, con un valore di poco più di 100 euro. Attenzione, anche in questo caso non fatevi prendere dalla FOMO, dalla golosità di questo prezzo che possa diventare il prossimo Bitcoin. Assolutamente. È un token della piattaforma, è un token che al di fuori di essa non ha alcuno scopo. È un token altamente speculativo, è farmabile e quindi pericolosamente dumpabile. Quindi il token è strettamente legato alle prestazioni della piattaforma e viene utilizzato come ricompensa per generare profitti all'interno di Grizzly Finance. Non è strettamente necessario per l'interazione con questo protocollo, infatti si possono usare altri token, ma mettendolo a rendita, mettendolo in stake nell'Honey Pot si può partecipare alla crescita della piattaforma, foraggiare la piattaforma e si possono in cambio ottenere dei profitti elevati. Il token GHNI è un token reward revenue share governance di Grizzly Finance. Ha la funzione anche di governance come la maggior parte ormai dei token di questi tipi di piattaforme, e i token holder possono votare su modifiche della piattaforma stessa. Si possono ottenere questi token acquistandoli tramite PancakeSwap ad esempio, oppure tramite liquidity mining, staking, oppure come ricompense tramite un referral link per chi vuole far conoscere il protocollo. Attualmente, mentre sto registrando il video, il protocollo ha un TVL di 42 milioni di dollari. Ricordatevi che andando a fornire liquidità con una coppia di token che non siano stablecoin, si è soggetti a un alto rischio, al rischio dell'impermanent loss. Limitando i rischi, soprattutto per quanto riguarda l'impermanent loss, si ha la possibilità di andare a fornire liquidità a questi quattro alveari che contengono stablecoin con gli APY che potete vedere in sovraimpressione. APY variabili, parte con USDC BUSD del 36,18%, USDC USDT 66,32%, DAI BUSD 44,60%, USDT BUSD al 53,13%. Fornendo liquidità si aiuta ad utilizzare la piattaforma a elaborare gli scambi, quindi quando gli utenti vanno a scambiare uno stablecoin con un altro stablecoin viene utilizzata la nostra liquidità, e ogni volta che questa liquidità viene utilizzata per elaborare la transazione si va a guadagnare delle commissioni del trading. La liquidità, come vedete, poi viene fornita su PancakeSwap. Cliccando su Investi, come vedete abbiamo delle strategie automatiche
Stable Strategy dal 2,9% in APY, Standard Strategy 36,19%, la strategia più aggressiva, la Grizzly Strategy del 93,46%. La strategia stabile è un modo per guadagnare dei rendimenti costanti in qualsiasi situazione di mercato. Il 100% dei premi LP viene reinvestito automaticamente, dando così a Grizzly l'effetto compound. Il 94% dei block rewards viene reinvestito e il 6% dei block rewards va al team di Grizzly, in modo che possa sviluppare ulteriormente la piattaforma e creare nuove funzionalità. Nella strategia standard il 100% dei premi LP viene reinvestito automaticamente, ottenendo così un effetto compound, il 50% del block reward viene reinvestito e il 50% dei rimanenti block reward contribuisce alla Dynamic Honey Creation DHC e viene sovracompensato con il token GHNY appena coniati. La strategia più aggressiva, Grizzly Strategy, il 100% dei premi LP viene reinvestito automaticamente, avendo così un effetto compound, il 50% del block rewards viene utilizzato per acquistare GHNY sul mercato, creando così una costante pressione sul lato degli acquisti e aumentando il prezzo dei token. Il 50% rimanenti del block rewards contribuisce nella DHC e viene ovviamente sovracompensato con il token GHNY che sono stati appena coniati. La caratteristica chiave qui è che tutti i black reward sono distribuiti in GHNY. Questo token viene quindi automaticamente messo a rendita nell'Honey Pot, dove vengono pagate ulteriori GHNY all'interno poi della fornitura di liquidità che poi va su PancakeSwap. Come abbiamo visto, si possono anche utilizzare altri tipi di token. Bisogna solo ricordarsi che per tutte queste transazioni si prende circa 4-5 dollari di commissione. Più sotto abbiamo anche i Mixed Hives, dove ovviamente sono soggetti a impermanent loss, quindi bisogna fare veramente attenzione. Gli APY sono più alti, partiamo dal 208% fino ad arrivare al 231% sempre in APY, ma attenzione all'utilizzo di queste liquidity pool. Possiamo all'interno della documentazione andare a controllare gli audit di aziende terze. Ha ricevuto 4 audit e comunque non vuol dire che sia una piattaforma priva di rischi per quanto riguarda eventualmente attacchi hacker, sviluppatori all'interno del protocollo malevoli con intenzioni fraudolente. Quindi fate sempre attenzione per quello che vi dico, utilizzate soldi che siete disposti a perdere e utilizzate un portafoglio ad alto rischio dedicate a queste possibilità di guadagno, ma anche e soprattutto a queste possibilità di perdita di fondi. Per quanto riguarda il profilo Twitter, conta quasi 47.000 follower, e invece per quanto riguarda le community Telegram sono disponibili sia in lingua inglese, tedesca, russia, spagnolo e thailandese. Hanno anche ovviamente un canale di news in tempo reale dedicata alla piattaforma. Per quanto riguarda anche il piano referral, per chi vuole promuovere la piattaforma, si aggiudicherà un 1% sui token che vengono coniati, sui token della piattaforma GHNY della persona che si è invitato. E non vi lascerò nessun link affiliato alla fine di questo contenuto e nei commenti di questo video, perché è un video dimostrativo e non voglio promuovere questa piattaforma con un link di affiliazione, ma solo farvi vedere che esiste anche questo tipo di aggregatore di liquidity mining a scopo informativo ed educativo. Ovviamente il prezzo del token e gli APR o gli APY sicuramente varieranno da quando inizierete a vedere il video sul mio canale, perché come ben sapete io li registro nel tempo libero e poi li distribuisco durante le settimane successive. Quindi questi interessi potrebbero anche calare. Interessante anche la fornitura di liquidità su PancakeSwap del token GHNYBNB con rischio di impermanent loss, che attualmente genera un APR senza interesse composto del 469%.
Bene, siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro consueto appuntamento, spero che il video vi sia stato utile e lo abbiate trovato interessante. Vi invito per supportare il mio lavoro ad unirvi alla nostra community Telegram, ad iscrivervi al canale, a lasciarmi un like e commentare questo video. E dopo tutto questo, se avete ancora tempo e voglia, a condividerlo. Vi ringrazio come sempre per l'attenzione e ci vediamo presto. Ciao a tutti!